Bentornati su Segreti Turchi. Oggi vi porto per mano dentro una storia che ha fatto sospirare anche i più scettici, una di quelle trame che sembrano uscire da un set e invece si rivelano sorprendentemente vere, concrete, luminose. Stiamo parlando di Cenk Torun e Mahsine Merabet, e di tutte quelle piccole grandi chiavi che spiegano perché il loro amore, nato lontano dai riflettori più aggressivi e cresciuto passo dopo passo, è diventato un punto di riferimento per chi ancora crede che destino e impegno possano incontrarsi a metà strada. Li abbiamo visti sorridere sul tappeto rosso, li abbiamo intravisti in momenti rubati dietro le quinte, li abbiamo seguiti nelle loro giornate piene di lavoro e sogni. Ma che cosa accade davvero nel backstage delle emozioni? Cosa rende questo legame così speciale, così ammirato, così invidiato? È esattamente ciò che scopriremo insieme, passando dal primo sguardo alla prima scelta importante, dai silenzi complici alle decisioni che hanno costruito un amore capace di durare e di ispirare. Prima, però, lasciate che vi ricordi, con lo stesso entusiasmo di sempre, di iscrivervi a Segreti Turchi se non lo avete ancora fatto. Quel pulsante rosso sotto al video è più potente di quanto sembri, vi permette di non perdere nemmeno una delle nostre storie d'amore, i retroscena più gustosi, i racconti che fanno battere il cuore e sorridere di sorpresa. Attivate la campanella, lasciate un commento, un like, raccontateci le vostre impressioni. È grazie al vostro supporto se possiamo continuare a cercare, scovare e mettere insieme i frammenti che compongono queste narrazioni. E adesso, con la curiosità che cresce e il desiderio di sapere che bussa alla porta, entriamo nel mondo di Cenk Torun e Mahsine Merabet, dove i copioni aprono la strada ma sono gli sguardi a scrivere davvero la trama. Come spesso accade nelle storie che poi restano, tutto comincia su un set. Cenk, attore già affermato, porta con sé la sicurezza di chi ha imparato a dare al pubblico emozioni vere. Mahsine, presenza elegante e magnetica nel mondo dello spettacolo, arriva con un passo leggero ma deciso, come chi sa ascoltare il ritmo delle cose importanti. Si incontrano lavorando alla stessa produzione televisiva, una di quelle che diventano rapidamente un fenomeno perché trovano l'alchimia giusta tra storia, tempo e persone. E lì, tra ciak e pause caffè, tra testi da provare e luci che si accendono, succede qualcosa. Non è soltanto recitazione, non è soltanto professionalità. È un filo sottilissimo che comincia a tirare da entrambi i capi, un'intesa che scivola con naturalezza oltre la scena. Le interviste dell'epoca, le conferenze stampa, i piccoli dietro le quinte sfuggiti ai social mostrano dettagli che non si possono forzare, lo stesso modo di cercarsi con gli occhi quando l'altro parla, quelle risate soffocate per non rovinare l'inquadratura, la capacità di sostenersi quando la giornata è lunga, il ritmo serrato, la stanchezza si infila nelle giunture. Il pubblico, che in queste cose ha un radar infallibile, se ne accorge in un lampo, comincia a sussurrare, a ipotizzare, a sognare. Ma i sogni, quando trovano terreno fertile, tendono a mettere radici. E così quell'ipotesi comincia a somigliare a una certezza, anche se i diretti interessati, almeno all'inizio, scelgono il silenzio, la discrezione, il recinto protetto del privato. Ed è proprio lì che si scorge la prima grande chiave del loro percorso. In un mondo che ti chiede di condividere tutto in tempo reale, Cenk e Mahsine decidono di tenersi stretto ciò che conta, di concedersi il lusso dell'attesa, di mettere fondamenta lontano dallo sguardo insistente delle telecamere. Se c'è una cosa che li contraddistingue sin da subito è l'intenzione di capire la profondità di quel legame prima, di offrirlo al giudizio della piazza. Si vedono lontano dai set, si raccontano con calma, scoprono interessi comuni che non hanno nulla a che vedere con il copione, l'amore per i dettagli, la cura per il lavoro fatto bene, la voglia di proteggere ciò che nasce con gentilezza. Così il sentimento prende forma, senza fretta, resistente proprio perché non inseguito come un titolo di giornale. La seconda chiave, non meno importante, è l'autenticità. Niente parate forzate, niente pose da manuale, niente spettacolo per il gusto di far rumore. La loro presenza sui social è misurata, momenti importanti, non trofei, scorci di normalità, non cartoline studiate al millimetro. Ci regalano un'immagine di coppia in cui la semplicità non è povertà di gesti,
ma scelta consapevole. E questa scelta, in un'epoca di eccessi, diventa di colpo rivoluzionaria. Quando condividono una fotografia, non cercano l'effetto sorpresa a tutti i costi. Cercano la verità di quell'istante, la luce giusta negli occhi, l'eco di una risata vera. È così che si costruisce un racconto credibile, uno che non teme il tempo. C'è poi l'ammirazione reciproca, che si avverte anche senza parole. Quando Cenk parla di Maassine, si sente l'orgoglio di chi ha accanto una donna capace di trasformare la disciplina in poesia, la professionalità in eleganza. Ne elogia la determinazione, la grazia con cui affronta un set, la generosità con cui sa fare squadra. Quando è Maassine a parlare di Cenk, invece, il tono si fa caldo e rassicurante, ne sottolinea la lucidità, la calma, quel modo unico di restare centrato anche nelle giornate più complicate. Racconta di un compagno che non le fa mancare mai il sostegno, né sul lavoro né nella vita, che sa ascoltare davvero, che sa essere fermo senza essere rigido. Questo gioco di specchi, in cui ciascuno esalta il meglio dell'altro, diventa un pilastro invisibile, ma solidissimo. E poi, certo, ci sono le prove. Perché non esiste coppia, nemmeno la più luminosa, che non ne incontri. Non parliamo di scandali gridati, non parliamo di tempeste davanti ai flash, parliamo delle sfide che tutti, chi più chi meno, si trovano ad affrontare quando il lavoro chiama da un'altra città, quando gli orari non combaciano, quando la stanchezza invita a chiudersi nel proprio guscio. Qui emerge la loro firma. Niente proclami, niente litigi pubblici, niente bisogno di trasformare l'intimità in spettacolo. Prediligono la soluzione discreta, la conversazione franca, la capacità di aspettarsi e incontrarsi a metà strada. È un modo adulto di stare insieme, un patto di fiducia che si rinnova ogni volta che le cose si complicano. La distanza, in particolare, è una compagna scomoda per chi lavora nello spettacolo. Set che si aprono in altre regioni, eventi da presenziare, progetti che richiedono chilometri e pazienza. Eppure, la loro cura per il filo che li unisce è meticolosa. Videochiamate quotidiane che diventano piccole ancore, messaggi lasciati nelle ore più improbabili, sorprese organizzate per spezzare la monotonia. Non è l'eccezione, è la regola, scegliersi ogni giorno, anche quando la geografia non aiuta. È così che la lontananza smette di essere un muro e diventa un ponte. Un ponte fatto di gesti minuti e costanti, di memoria condivisa, di promesse mantenute. C'è un'altra passione che li avvicina e che, a modo suo, racconta chi sono, i viaggi. Le loro pagine social si colorano di orizzonti diversi, di strade nuove, di tramonti che non si stancano mai di guardare. Non c'è ostentazione, c'è voglia di respirare insieme, di scoprire cucine, profumi, piccoli rituali. Ogni viaggio diventa un capitolo in più, una fotografia che dice: eravamo qui, ci siamo scelti anche oggi, abbiamo aggiunto un ricordo al nostro bagaglio. Non si tratta di fuggire dal lavoro, ma di costruire momenti che lo bilancino, una pausa condivisa, un tempo che appartiene soltanto a loro. Poi arriva il passo che tutti aspettano, e arriva nel modo che li rappresenta, con delicatezza, senza clamori superflui. A febbraio del 2022 annunciano il fidanzamento con poche immagini e molta sostanza. Si leggono sorrisi sinceri, si intravedono mani che si cercano e si trovano, si intuisce il rispetto per chi guarda ma, prima ancora, per ciò che stanno vivendo. Nessuna conferenza stampa, nessun palcoscenico montato ad hoc, una comunicazione che è quasi un sussurro. Ma come tutti i sussurri veri arriva dritta dove deve arrivare. E il pubblico, che ha imparato a sentirli, risponde con un affetto che sembra un abbraccio corale. La promessa diventa realtà nell'estate dell'anno successivo. Luglio 2023, una cerimonia sobria e raffinata, raccolta attorno alle persone che contano davvero. Lontani dal clamore, vicini al senso profondo delle cose, la famiglia, gli amici, i compagni di viaggio che hanno visto crescere questo amore e lo hanno custodito. I dettagli sfuggono alle cronache per scelta loro, ma filtrano comunque emozioni, qualche nota di musica, qualche risata che rompe la commozione, quei brindisi che non hanno bisogno di didascalie.
È il ritratto di due persone che non cercano l'applauso, cercano la verità di un sì detto guardandosi negli occhi. Cosa rende tutto questo così potente, così ispirante? Forse la combinazione rara tra successo personale e serenità condivisa, tra ambizione e misura. Non si tratta di essere perfetti, si tratta di essere reali. Ammettere che esistono giornate storte, contrasti da sciogliere, idee da riallineare. E allo stesso tempo mostrarsi capaci di tornare al punto di partenza. Alla scelta di essere una squadra. La loro storia ricorda che la fama è un vento capriccioso, ma il modo in cui ci si tiene per mano può essere saldo anche quando il tempo cambia. L'influenza positiva che esercitano è evidente. Giovani attori, aspiranti professionisti dello spettacolo, coppie che cercano un equilibrio possibile guardano a Cenk Massine con ammirazione. Non per un'idea di perfezione patinata, ma per la sensazione che si possa amare con misura e intensità allo stesso tempo, che si possa pretendere tanto da se stessi e nello stesso tempo concedere spazio alla tenerezza. La loro complicità diventa una mappa, insegna a non confondere il rumore con l'attenzione, a non misurare il valore di un legame in base ai click, a scegliere il momento giusto per aprire una finestra e quando, invece, è meglio chiuderla e proteggere il tepore che c'è dentro. Se dovessimo riassumere i segreti di questo amore, parleremmo di un incontro che ha capito subito di essere speciale, di una privacy difesa con eleganza, che ha permesso al sentimento di respirare, di un'ammirazione reciproca che nutre ogni giorno la stima e il desiderio di crescere, di una competenza nel superare gli ostacoli scegliendo il dialogo invece della scena, di una comunicazione costante che vince la distanza. E, sopra ogni cosa, di un'autenticità che traspare in ogni gesto e che, proprio per questo, convince. In un mondo che spesso consuma rapidamente le emozioni, il loro racconto procede con un passo diverso, quello di chi non ha fretta di arrivare perché sa dove sta andando. E sapete qual è la parte più bella? Che niente di tutto questo suona come una favola irraggiungibile. Sono due professionisti che lavorano, che sbagliano, che imparano, che aggiustano il tiro. Sono due persone che fanno del proprio meglio per proteggere ciò che hanno costruito e, nel farlo, ci ricordano che la cura non è un atto spettacolare, ma un'abitudine. Ogni volta che li rivediamo insieme, in una premiere o in un momento qualsiasi, si percepisce una continuità, niente fuochi d'artificio gratuiti, solo la luce costante di qualcosa che è stato scelto, giorno dopo giorno. Per questo la loro storia conquista e resta. Perché non cerca scorciatoie clamorose, ma sceglie la strada più semplice e, al tempo stesso, più difficile, essere fedele a se stessa. Ci sono fotografie che restano nel cuore non per l'abito o per il luogo, ma per come due sguardi si toccano. Ci sono parole che non sono state dette in pubblico e che, proprio per questo, hanno trovato la loro forza nel silenzio condiviso. Cenk Torun e Massine Merabet hanno trasformato una possibilità in una promessa in un cammino, e un cammino in una casa. Se questa immersione nel loro universo vi ha fatto sognare almeno un po', fatecelo sapere. Scriveteci cosa vi ha colpito di più, quale momento della loro storia vi ha emozionato, quale lezione vi portate via. E se il video vi è piaciuto, se lo avete trovato interessante, tenero, coinvolgente, regalateci un like. È un gesto piccolo che per noi vale tantissimo. Condividetelo con chi ama le storie d'amore che profumano di verità, con chi cerca un po' di luce nei dettagli. E soprattutto, se volete altre narrazioni così, iscrivetevi e attivate le notifiche. Su Segreti Turchi vi aspettano altre trame, altre coppie, altri percorsi che ci aiuteranno a credere che sì, l'amore esiste, ed è molto più sorprendente quando non ha bisogno di gridare per farsi sentire. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. La vostra presenza, la vostra curiosità, la vostra fiducia sono il motore che ci spinge a continuare. Ci vediamo nel prossimo video, con nuove storie da esplorare e nuovi sogni da condividere. Fino ad allora, custodite ciò che amate e ricordate, le cose più preziose crescono meglio quando sono protette, rispettate, coltivate con pazienza. Da Segreti Turchi è tutto. Alla prossima, con un'altra pagina di emozioni pronta a essere voltata, insieme.